Negli ultimi anni il costo della vita e dei viaggi si è alzato tantissimo. Fino a poco tempo fa si poteva spendere davvero poco per un weekend in Europa, ma ora sembra impossibile. In questo video vogliamo provare a metterci alla prova spendendo solo 100 euro per un viaggio tutto incluso in una capitale europea. Secondo voi ce la faremo? La scelta è ricaduta su Bucarest per due motivi. Cercando i voli in questo periodo la città era sempre tra le meno care e in più era una delle capitali europee che non avevamo mai visto prima e quindi eccoci qui. Con questo video avevamo voglia di metterci un po' alla prova, fare qualcosa di diverso e soprattutto di visitare una capitale non ancora così famosa e turistica. Siamo sicuri che Bucarest saprà stupirci e regalarci sorprese inaspettate. Non vediamo l'ora di condividerle con voi. Una delle prime regole non scritte per il risparmio è quella di prenotare un volo all'alba. Noi ormai siamo degli abitué delle sveglie alle 3 del mattino. Prima spesa del viaggio, ovviamente il volo. Abbiamo speso circa 60 euro con Wizz Air, quindi non siamo ancora partiti ma ci rimangono 70 euro a testa. Dato che il volo dura solo 2 ore e mezza, abbiamo scelto di non sederci vicini e viaggiare solo con gli zaini piccoli. Alla fine staremo in città poco meno di 48 ore. Arrivati a destinazione prendiamo l'autobus numero 100 che ci porta direttamente in centro con un biglietto da 3 lei che equivalgono a 60 centesimi di euro. In questo video vi diremo sempre i prezzi in euro e a persona. Dopo un tragitto di circa 50 minuti siamo finalmente al nostro appartamento di fronte alla stazione nord. L'appartamento non è proprio in centro, è circa 3 km, però è di fronte alla stazione della metro e anche a quella dei treni, quindi superposizione. In più l'abbiamo scelto perché è nuovo e l'abbiamo pagato solo 41,50 euro totale per una notte, quindi adesso andiamo a vedere com'è. Siamo al quinto piano e la nostra casa per stasera è proprio di fronte all'ascensore. Wow! Che bello! Non è grande, ma è bellissimo. Abbiamo anche la cucina, la macchina del caffè. Bellissimo. Direi che per 40 euro ci sta, assolutamente. Lasciamo la freschezza dell'aria condizionata e iniziamo l'esplorazione. Prendiamo la metro per spostarci verso il centro storico. I biglietti si comprano comodamente alle macchinette automatiche e ci sembra di capire che la rete dei mezzi pubblici sia molto ben organizzata per raggiungere un po' tutti i punti della città. La nostra prima tappa è Piazza Uniri, uno degli snodi principali di tutti i mezzi. Vi troverete a passare da qui sicuramente diverse volte. È immensa e circondata da palazzi imponenti, quasi tutti costruiti durante l'epoca comunista, che ha lasciato traccia evidente in città. Oggi fa caldissimo, ci sono 35 gradi e l'umidità è alle stelle. Vicino a tutte queste fontane perlomeno c'è un pochino più di fresco. Appena arrivati abbiamo notato che c'è pienissimo di chioschetti che fanno dolci e prodotti di panetteria. Quindi oggi per pranzo abbiamo fatto street food. Abbiamo preso 3 prodotti da forno tipici col formaggio e tutta questa borsa di roba abbiamo speso poco meno di 6 euro per mangiare in 2. Adesso andiamo a trovare una panchina all'ombra. È tutto molto buono e sostanzioso soprattutto. Abbiamo assaggiato solo una minima parte di tutto quello che offriva la panetteria. Dobbiamo provare ancora un sacco di altre cose. Dopo mangiato ci incamminiamo lungo il bel viale alberato qui accanto per raggiungere uno degli edifici simbolo della città, che da lontano non sembra poi così grande, ma che in realtà batte diversi record sotto questo punto di vista. Questo alle mie spalle è il Parlamento. 2 piccole curiosità. La prima è che è l'edificio più pesante al mondo, infatti sprofonda di 6 mm tutti gli anni ed è la seconda struttura per grandezza subito dopo il Pentagono. Continuiamo con il nostro cammino e attraversato il fiume Dambovizza ci troviamo nella zona più antica e caratteristica. Il centro storico conosciuto come Lipskani è un labirinto di strade acciottolate con edifici medievali, barocchi e neoclassici che creano contrasti incredibili. Ad esempio il monastero Stavropoleos si distingue da tutti i palazzi che lo circondano. È un gioiello dell'architettura religiosa ortodossa, con le colonne decorate, i fiori dipinti e seppur di dimensioni ridotte è un luogo così ricco di dettagli. L'interno della chiesa è affascinante, con gli affreschi dai toni scuri e con intagli in legno dorati, tipici delle chiese ortodosse e dell'arte sacra rumena. Ancora più bello però è il cortile adiacente, con panchine su cui riposarsi all'ombra del porticato. Ci è piaciuto tanto passare di qui, l'ingresso tra l'altro è gratuito. A breve distanza da qui, proprio in una delle vie principali del centro, andiamo nella libreria Carturești Carousel. È molto più di un semplice negozio di libri. Le sue scalinate balconate lo rendono una delle librerie più suggestive ed eleganti del mondo. All'ultimo piano c'è anche un bellissimo caffè se volete rilassarvi un po'.
Cosa ve lo dico a fare? Sarei rimasta qui tutto il giorno. Sapete quanto ami leggere e visitare librerie in giro per il mondo. Questa era in lista da anni ed essere qui ora è davvero speciale. Passiamo accanto all'imponente palazzo in stile neoclassico, sede della Banca Nazionale di Romania, e arriviamo al passaggio Macca Villa Cross, una galleria con soffitti in vetro colorato costruita nel 1892. Ha ancora un certo fascino, anche se oggi i negozi originali sono stati sostituiti da molti bar e ristoranti dove fumare narghilè. Se avete voglia di fare un aperitivo, questo è il posto giusto sicuramente. Dato che la stanchezza e la sveglia alle 3 iniziano a farsi sentire, decidiamo di cenare presto. Per cena abbiamo speso poco, solo 9 euro, e abbiamo provato ancora 2 street food, si può dire, tipici, gli scovergi. Pronuncia sarà sbagliata sicuramente, sono delle specie di piadine in cui si può inserire un po' tutto. E abbiamo fatto formaggio e prosciutto e formaggio. Buon appetito! Il locale è super carino e ha anche tanti tavoli all'aperto dove poter mangiare, e ovviamente non prepara solo scovergi, ma anche un sacco di scelte tra dolce e salato. Mentre scende il sole facciamo una passeggiata per le vie, passiamo accanto ad un impressionante palazzo con cupole di vetro costruito per ospitare originariamente una banca, e arriviamo poi sul lungo fiume. Lasciandoci alle spalle Lipscani e le vie più turistiche, il contrasto nell'architettura e nella cura delle costruzioni si nota subito, in modo abbastanza prepotente. Riprendiamo la metro e per il tramonto siamo al nostro appartamento. Dopo la cena siamo tornati subito in appartamento perché eravamo abbastanza distrutti, anche perché siamo svegli dalle 4 di stamattina e il caldo incredibile ha aggravato il tutto. Comunque, per ricapitolare questa prima giornata di viaggio, abbiamo fatto il calcolo e, comprese tutte le spese che abbiamo fatto oggi, il volo e l'hotel, ci rimangono 39,99 euro a testa da spendere domani, e secondo me arriviamo giusti perché vorremmo andare a vedere un museo, abbiamo prenotato un ristorante molto particolare per pranzo, e anche il caffè della colazione non è niente male. Più mancano tutti i vari mezzi di trasporto per tornare poi in aeroporto. Vediamo se riusciamo a stare dentro al nostro budget. Adesso noi andiamo a dormire, ci vediamo domani mattina. Dobbiamo già salutare il nostro bell'appartamento. Inizia la seconda e ultima giornata a Bucarest. Prima di metterci in cammino però facciamo scorta d'acqua, oggi fa quasi più caldo di ieri. Compriamo di nuovo i biglietti della metro e riprendiamo l'esplorazione da dove l'abbiamo interrotta ieri sera, ma prima di tutto la colazione. Abbiamo scelto un caffè tra i più famosi della città, dedicato al nostro pittore preferito in assoluto. Siamo al caffè Van Gogh, circondati dalle sue opere e dove anche i muri sono dipinti con girasoli e notti stellate. È semplicemente bellissimo e la macedonia di frutta che abbiamo mangiato era deliziosa. Anche il caffè non era niente male. Dobbiamo dirvi che è più caro della media dei locali in città, ma l'atmosfera vale la spesa aggiuntiva senza dubbio. Speriamo di non sforare col nostro budget. Passiamo dalla chiesa di Sant'Antonio e subito dopo sbirciamo nel cortile tutto in legno di Anno Lui Manuk, la locanda storica più antica della città. Oggi però non pranzeremo qui, è stata una scelta difficile, ma alla fine abbiamo deciso di andare in un altro locale che tra poco vi faremo vedere. Comunque, anche se l'impatto può essere forte, più stiamo in città e più riusciamo a vedere la bellezza in ogni suo piccolo dettaglio. Non ci si può fermare alle apparenze a Bucarest. Ed eccoci arrivati al Caro Cubere, il nostro ristorante per il pranzo. La facciata del palazzo in stile neogotico è splendida, ma all'interno c'è la vera meraviglia. Questo ristorante è in attività dal 1879 ed è assolutamente iconico. Ci sono splendide decorazioni, soffitti a volta, vetrate colorate, affreschi e mobili in legno intagliati, che nell'insieme creano un'atmosfera unica e affascinante. Questo secondo noi è uno dei locali che assolutamente non potete perdervi se verrete qui a Bucarest. Può sembrare un po' turistico, ma ci sono dei piccoli accorgimenti che potete adottare. Ad esempio, se venite a pranzo ci sono 3 tipi di menù tra cui scegliere e diverse selezioni di piatti tipici buonissimi, e il menù completo compreso di dolce costa solo 43 lei, quindi direi super conveniente. Noi abbiamo prenotato online dal loro sito un tavolo sulla balconata ed è stata secondo noi una scelta ottima. Abbiamo potuto vedere da una posizione privilegiata le bravissime musiciste che hanno suonato durante il pranzo. È stata proprio una bella esperienza. Alla fine, aggiungendo acqua e Coca-Cola, abbiamo speso 12,91 € a testa, mangiando benissimo tra l'altro. Direi che meglio di così era impossibile.
Dopo l'ottimo pranzo visitiamo un piccolo museo molto particolare che racconta la Belle Époque di Bucarest. Nel periodo tra le due guerre la capitale rumena era conosciuta per i suoi teatri, i caffè e cabaret, molto simili a quelli di Parigi. La moda e le tendenze parigine influenzavano fortemente lo stile di vita della capitale rumena, che guardava alla Francia come modello di raffinatezza e modernità, da qui il soprannome di Piccola Parigi. Nel museo potete scoprire tantissimi oggetti d'epoca, abiti, accessori e stanze arredate con uno stile impeccabile. È come fare un tuffo nel passato, in uno dei salotti dell'elite di Bucarest. Il costo del biglietto è di 6 euro. Mentre ci spostiamo verso un'altra parte della città, un ragazzo ci ha fotografato e ci ha regalato questa stampa. Grazie per questo ricordo. Questa zona del centro è più moderna e assomiglia di più alla metropoli che ci immaginavamo. Passiamo accanto al Teatro Odeon, uno dei più importanti in città, fino ad arrivare in Piazza della Rivoluzione. Intorno a questa piazza si trovano diversi edifici di grande importanza, come il Tempio ortodosso di Crătulești, costruito nel 1720. A pochi passi poi si trova l'Ateneo Romeno, una sala da concerti neoclassica che potete visitare anche all'interno al costo di 10 lei se volete. Per noi, purtroppo, è già arrivato il momento di prendere il bus che in circa un'oretta ci porterà in aeroporto. Alla fine siamo riusciti a stare nel budget che ci eravamo prefissati e nemmeno con troppe rinunce. Avremmo voluto un po' più di tempo per scoprire meglio questa capitale, questo è forse il più grosso lato negativo. Scegliere di visitare luoghi fuori dalle classiche rotte turistiche ci permette di scoprire con un piccolo budget luoghi speciali che magari non avevamo mai considerato prima. Viaggiare non deve essere per forza costoso e conoscere questi posti sottovalutati che poi si rivelano meglio di come te li aspettavi è sempre bellissimo. Questa è la nostra idea, condivisibile o meno. Abbiamo sempre viaggiato con grande spirito di adattamento e curiosità. Speriamo con questo video di avervi incuriosito e spronato a valutare mete fuori dall'ordinario. Grazie come sempre per essere arrivati alla fine del video. Vi va di scriverci nei commenti un posto sottovalutato da tutti ma che voi avete amato? Non vediamo l'ora di leggere le vostre risposte. Come sempre, se volete sostenerci potete iscrivervi al canale e condividere il video se vi va. E a proposito di luoghi poco visitati, non perdetevi il nostro video sull'on the road in Bosnia e Erzegovina. Lo trovate qui a destra. Grazie mille, ci vediamo presto. Ciao! Ciao!